Mazda MX-5 ND 2000 soft top con autobloccante. Questa è una delle mie macchine, ce l'ho da 8000 km e 4 anni, 3 anni, quindi mi fa un po' strano raccontarvela perché ormai la conosco veramente come le mie tasche e per di più, come qualcuno sa, adoperiamo queste Mazda per la nostra Academy per collaudatori, quindi diciamo che è una vettura che ho davvero avuto modo di conoscere a fondo. Non per questo una MX-5 riuscirà mai ad annoiarvi se ha la giusta potenza, e questa precisazione va fatta perché la ND 2000, questa qui, soprattutto la soft top che non ha quei 45 kg in più da portarsi appresso all'altezza sbagliata, se vogliamo, molto figa, bellissima, ma la soft top si guida in un altro modo, e la purezza vera e propria della MX-5 su questa macchina è ancora totalmente intatta. Vi basta davvero avere le 4 gomme giuste e non c'è verso di annoiarsi. Sulla mia ho montato 4 cerchi NTM molto leggeri e scomponibili, ho richiamato un po' i colori dell'Academy, quindi cerchi oro, e le prime auto che avevamo erano nere cerchi oro, corredati da delle immancabili Michelin Pilot Sport Cup 2, quindi abbiamo dato un po' più gomma del normale. Devo dire, le piace tantissimo. Avere tutta questa aderenza su un MX-5 a lei sembra un po' strano, c'è sempre un momento in cui guidi una macchina che è stata abituata e educata ad andare su determinate gomme, e quando le presenti una cosa un po' diversa, a volte ti dà quella sensazione di svegliarsi e dire: oh, cosa è cambiato? Perché adesso mi sento tutto questo grip in più. Ti accorgi che la macchina è perfetta per un utilizzo di una misura di una gomma. Quando la cambi, se la macchina è come un MX-5, quindi sensibilissima, è una macchina molto coerente con la sua filosofia, ti accorgi che tutto il resto era pensato per una gomma un po' più stretta, non di molto ovviamente. Ed è bello perché ti accorgi se a lei piace o no. Chiaramente qualcosa si perde e qualcosa si guadagna, come in tutto quello che riguarda l'assetto di una macchina sportiva. È sempre una coperta corta, ed è proprio quello di cui parliamo in Academy, quindi ci siamo allenati tanto con queste macchine a capire quali gomme, quali assetti, quali bracci, quali tutto migliorano, peggiorano o cambiano semplicemente il comportamento. È lì la matrice di tutta la nostra filosofia accademica, la chiamerei, e quindi conoscendole così, avendole fatte davvero scalpitare in tutti i modi, giocando veramente in ogni modo possibile, ormai abbiamo imparato tutto quello che le Mazdine adorano o detestano, che poi è anche lì il bello dell'Academy. Non sempre, anzi quasi mai in realtà, andiamo a parlare di miglioramenti, ma il più delle volte si parla di difetti, quindi andiamo a difettare le macchine apposta per far apprezzare agli allievi i cambiamenti, i vari misuse che si possono fare, gli upgrade, i downgrade. È lì il bello. La MX-5 è tutto quello che di buono c'era nelle macchine d'epoca senza i loro difetti, quindi è come avere un duetto evoluto altri 25 anni, che poi è molto ispirata al duetto. Basta vedere il layout, basta vedere il vano motore, è proprio davvero molto simile alla scuola Alfa Romeo degli anni 50, 60, 70, 80 e 90. Poi loro hanno mollato e Mazda ha raccolto questa eredità. La cosa bella è che puoi comprarla oggi nuova, ed è come avere una macchina storica con tutti i pregi di bellezza di guida, di fascino, di filosofia, ma senza dover patire con i difetti, le scomodità e tutti i rischi di andare in giro con una macchina storica, ovviamente. Le sue forze sono lo sterzo, l'avantreno, ma anche il retrotreno, perché il bilanciamento generale della macchina è praticamente perfetto, cioè è un trattato di piacere di guida, e lo so che lo sentite dire da tutti, ma c'è un motivo, è davvero così. L'inserimento, la percorrenza, la sensazione di essere sempre al sicuro, anche tirando un po' di più, e non perché non sia abbastanza potente. Questa è la prima MX-5 e soprattutto la 184 cavalli, dove la potenza di serie è già, diciamo, decorosa. Se inizi ad alzare le marce, le velocità arrivano, sono sempre state bellissime da guidare, ma sempre anche un po' prese in giro per le potenze. Su questa no, qui non c'è assolutamente nulla da dire. 184 cavalli su un migliaio di chili
si sentono e sono anche una potenza giusta, se vogliamo. Quelle che abbiamo in Academy ne hanno 160 con qualche lavoretto in più rispetto a questa. Lì abbiamo anche dei catalizzatori super sprint e qui abbiamo solo un terminale, ho solo un terminale. Ecco, la vorrei ancora più rumorosa, quello sì, è troppo silenziosa, troppo civile per me, ma la uso davvero come daily. Altro gigantesco punto di forza è il cambio. Il cambio dell'MX5 è sempre stato bellissimo da guidare, ma su questo è proprio lo stato dell'arte. 6.000, 6.500 e senti che il cambio non si punta neanche un istante. Cioè sembra di avere, non dico un sequenziale, ma innesti frontali. Cioè tu il gas puoi anche mollarlo veramente proprio il giusto e buttare dentro una marcia, e non è che la stai trattando male, la stai trattando esattamente come lei si aspetta. Un cambio così veloce, rapido, con un innesto così bello da usare, normalmente funziona male poi andando piano. Invece questa qui funziona benissimo andando piano, anzi è perfetta. E quando inizi ad andare su, adesso vi faccio sentire un terza quarta, che è ancora più facile per il cambio, 6.000, 6.500, non c'è neanche niente che non va, niente che non va. Un cambio che secondo me si può definire praticamente perfetto. Anche quando l'anteriore si è alleggerito un po', non c'è verso che lo sterzo perda informazioni, sei sempre aggiornato in tempo reale da tutto quello che succede sotto la macchina. E a lei piace dirvelo, comunicare con voi, con chi guida, ogni minimo dettaglio di quello che sta provando lei sotto la strada. Ecco, lì c'era un po' di ghiaia, ma poca. E se mi chiedeste quanti granelli di ghiaia ci fossero lì, forse potrei anche dirvelo. È un qualcosa di fenomenale. Quello che mi piace tanto è che sì, è facile andando tranquilli, ma comunque alzando tanto la velocità, e la macchina te lo permette, si arriva a un punto dove l'abilità di chi guida è importantissima, perché chiaramente parlando di controlli disattivati si passa a un gioco diverso dove le gomme sono piccole e quindi è tutto telaio, è tutto trasferimenti di carico, si gioca lì la partita dell'MX5 e avendo le carte in regola ci si diverte tantissimo. Ha un angolo di sterzo che non serve quasi mai cambiare impugnatura, anche per le curve più strette, tipo qui siamo veramente stretti. Io avrei anche potuto tenere le mani come ce l'avevo, tranne per i tornanti è difficile dover cambiare impugnatura. La rapportatura di sterzo è perfetta, inizia a scartare il posteriore verso l'esterno della curva solo quando davvero il peso è trasferito dall'altra parte e si sta andando forte. Il cambio è spettacolare ed è spettacolare anche la pedaliera, quindi ogni fase della guida è sviluppata in modo impeccabile. Quando è uscita non ero neanche sicuro che mi piacesse così tanto la parte estetica, non so perché, appena uscita non mi convinceva. Adesso la trovo la più bella di tutte, se la gioca con la NA. Infatti ho comprato questa qui pensando di tenerla un annetto, perché mi capitò l'occasione tramite Mazda e sono tipo 4 anni che ce l'ho. Non riesco a trovare un motivo per cui dovrei togliermi lei per un'altra che faccia lo stesso lavoro, perché attualmente non c'è una macchina che fa il suo stesso lavoro. E io non sono tipo da cabrio, però ragazzi, una volta che togli anche il tetto, io non lo faccio perché il microfono poi fa casino, l'esperienza è ancora più bella. Allora, qui stiamo andando in discesa, le curve sono molto contropendenti e solo con lo sterzo, senza usare troppo i carichi, questa qua sta dove dici tu, non le interessa, guarda, boom, il rollio che comunque c'è, perché è una macchina stradale ed è comoda ed è giusto che sia così, arriva a un determinato angolo e lo fa come ci si aspetta da una macchina stradale, ma la velocità di rollio, cioè quanto ci mette ad andare da angolazione massima da una parte a angolazione massima dall'altra, è anch'esso bello da sperimentare, ti dà quella sensazione di agilità, il muso è sempre piantato. Per farla sottosterzare ci vuole veramente un impegno. Adesso stiamo parlando di una macchina su cui sono montate delle Cap 2, quindi gomme della Madonna, però l'ho avuta con le gomme normali fino a pochi giorni fa ed è uguale, saturano solo un po' prima, ma lei gioca così, questo è il suo sport, queste strade sono assolutamente il suo regno. Io ho fatto dei giri con degli amici con macchine e il punto d'acqua è perfetto,
con macchine un po' cattive, anche 4x4, roba cavallata, moderna e quant'altro. Con le gomme giuste, chi guida che conosce la strada, questa qua non ha paura di nessuno, non ha paura di nessuno. Per assurdo ieri abbiamo fatto sulle stesse strade la Murcielago SV, che non so se uscirà prima o dopo. Io penso che con questa qui, una Murcielago SV su questa strada, la preoccupi molto, molto. Che ovviamente per lei non è assolutamente il suo habitat, però io che compro una Murcielago SV e mi vedo uno con una MX5 che mi sta dietro, tra l'altro non consuma niente, io non so come fanno, ma col fatto che sia leggera penso, davvero, io me ne dimentico, sono abituato male, tutte macchine vecchie che bevono come irlandesi, ma ci sono macchine moderne che non perché sono moderne consumano meno, anzi, vabbè, altro punto assolutamente a favore della Mazdina, consuma anche poco, quindi è la macchina perfetta, non lo so, ma davvero è tanto divertente. Non c'è nulla che ti dia fastidio al volante di questa macchina, che è tanta roba. Se ci pensate, oggi soprattutto, macchina di oggi, in vendita, che non abbia cose che ti mandano al manicomio, neanche una, solo i controlli indispensabili. Solo, purtroppo, lo start and stop è l'unica cosa, forse è l'unica, ma lì veramente non possiamo assolutamente prendercela con Mazda. Uno schermino lì, perché se non ce l'hai lo schermino oggi sei un deficiente, ma altrimenti anche quello si poteva evitare per me, per gli altri no. Il minimo indispensabile per essere omologata e quindi è possibile. Quindi tutti quelli che non lo fanno, che mettono scuse, non è vero perché loro l'hanno fatto, quindi potete farlo tutti. Anche in frenata non riesci a scomporla a meno che tu non lo voglia. Se ti aspetti di scomporla lei lo fa, e anche volentieri. Se non ti aspetti di scomporla e le stai chiedendo di essere composta, lei rimane composta. È la matrice di tutto il divertimento della guida, avere una macchina che fa quello che vuoi, a meno che tu le chieda di essere maleducata. E considerate che questo è la partenza della macchina, cioè così te la danno di serie. Poi se vuoi ti puoi sbizzarrire in tutti i modi, assetti, gomme, freni, kit potenza, puoi fare qualsiasi cosa. E quando è così, ragazzi, che gli racconti, cioè poi il limite sei tu, il tuo portafoglio e la tua volontà, che altrimenti fai quello che vuoi, assolutamente quello che vuoi. Una cosa che un po' con le Cup 2 cambia è il saltellamento tipico delle gomme con spalla molto rigida, che rispetto alle Sport 5 o altre gomme un po' più civili sulla Mazda si sente. Il bello di queste macchine è che davvero qualsiasi modifica vai a fare senti ogni minima sfumatura, ed è il motivo per cui è perfetta per l'Academy. Che cos'è Drive Experience Academy? Molti di voi già lo sanno. È un'accademia, una scuola della messa a punto e del collaudo specialmente rivolto alle automobili sportive. La scuola si basa tutta sul saper comunicare un comportamento dinamico dal collaudatore al suo team di ingegneri, quindi quelli che dovranno cambiare la configurazione della macchina a seconda delle indicazioni che il collaudatore gli dà. La scelta dell'MX5 è stata semplice perché è davvero una macchina perfetta per questo intento. Qualsiasi piccola miglioria o qualsiasi piccolo peggioramento lo recepiscono immediatamente. Quindi ovviamente le Mazdine erano un'ottima base di partenza, ma non erano completamente regolabili come serve a noi. Noi abbiamo bisogno di alleggerire il lavoro dei nostri meccanici consentendogli di cambiare completamente il setup delle sospensioni nel giro di pochi minuti. Per fare questo abbiamo comprato un assetto completo a ghiere e un kit di bracci regolabili. In questo modo possiamo intervenire velocemente su camber, caster, convergenza, altezze e rigidezza, tramite anche l'utilizzo di barre stabilizzatrici tra una lezione teorica e l'altra. Abbiamo 3 diversi tipi di gomme Michelin per poter gestire al meglio anche tutti gli esercizi, e sono tanti, che si basano sugli pneumatici. Adesso dalla strada passiamo in officina, facciamo questi piccoli lavoretti che vi ho detto e andiamo a provarla in pista. La nostra Mazdina di Academy, ormai sono anni che la usiamo in pista, l'abbiamo messa giù come serviva a noi per il nostro intento, quindi quello di essere più comprensibile possibile per i nostri allievi. Sulla versione 160 cavalli come le nostre c'era un piccolo difetto che era uguale per tutte le Mazda,
MX5 della storia, ed era l'impossibilità di regolare il piantone dello sterzo in profondità, e per questo ci ha aiutato Giacomo di Daily Driver Motorsport, che ci ha fornito questo distanziale qui per il piantone originale, che porta indietro il volante verso il guidatore nel modo giusto, soprattutto per quelli un po' più altini. Questo problema, come sappiamo, sulla nuova versione 184 cavalli è stato già risolto dalla casa madre. Finalmente, dopo 1000 generazioni di MX5 ce l'hanno fatta, e adesso è veramente bellissima da guidare, perché anche i più alti riescono a sistemarsi la posizione di guida in maniera ottimale per esaltare al massimo le potenzialità della MX5. Un'altra piccola miglioria, ma non troppo piccola, che abbiamo fatto è stata sull'aspirazione, e ci siamo rivolti all'Adaptive Automotive, che è un distributore di Armitrix e Arma. Questo impianto è appunto Arma ed è un intake in carbonio che, oltre ad essere molto leggero e resistente, ovviamente assicura un apporto di aria migliore per questo motore, che comunque non è fortemente elaborato, anzi. Altra piccola modifica che abbiamo fatto è stato un terminale Super Sprint, per il quale ci siamo prestati come cavie, perché è stato sulla base delle nostre Mazda che Super Sprint ha sviluppato poi l'impianto che ora è in vendita, e queste sono le modifiche principali che abbiamo apportato alle nostre Mazdine. Perché la MX5? Perché per il format che facciamo noi qui in Academy è assolutamente perfetta. Come funziona? Ovviamente in 3 giorni non si diventa collaudatori, ma ci si può far dare le basi per iniziare un percorso. Quindi si parte dalla teoria con un ingegnere che la Dallara Automobili ci fornisce ogni volta, ogni corso, e appunto l'Academy inizia in aula, dove l'ingegnere di Dallara impronta le lezioni dalle basi, dai fondamenti della dinamica. Quindi si parte dallo slip angle, dallo pneumatico, e a salire si arriva agli angoli caratteristici, al camber, al caster, al kingpin, alla convergenza, tutto quello che riguarda gli angoli caratteristici. Alla primissima teoria viene subito avvicinata una sessione di pratica in pista, quindi appena finisce la prima ora e mezza di teoria, i ragazzi, solitamente sono 15, vengono lanciati in pista con le nostre Mazdine, e senza aver bisogno di eccessiva velocità si inizia a sviluppare la sensibilità di guida, che è ovviamente il basamento della messa a punto, che è quello che cerchiamo di allenare in questi ragazzi. Siamo arrivati, mentre vi parlo, all'11° corso, e abbiamo avuto oltre 120 ragazzi fino ad oggi, ed è bello perché più di 30 di loro, almeno quelli che io ho registrato, oggi stanno lavorando come collaudatori in aziende importanti, molto importanti, aziende che da ragazzini sogniamo di poter un giorno raggiungere. Il corso dura 3 giorni, da poco abbiamo aggiunto anche un corso nel corso, che è quello di guida veloce con Marco Apicella, che fa da coach per 3 giorni a questi ragazzi, senza aggiunta sul prezzo del corso per di più, e quindi si alternano alla guida delle Mazda, dove ci si basa sulla sensibilità e sulla sfumatura della guida, e poi si salta a fare teoria e poi si passa a fare guida veloce. Insomma, in 3 giorni di full immersion, dalla mattina alla sera, i ragazzi escono il più delle volte con gli occhi di fuori. È un sovraccarico di informazioni e di emozioni allucinante. Ovviamente con il poco tempo a disposizione bisogna per forza fare così, ma è anche propedeutico per imparare presto l'aria che tira in questo ambiente, in questi autodromi e su queste macchine. Insomma, Academy è un motivo di grande orgoglio.